Ciao amici, ben ritrovati ai video di Stylographic Art. Oggi chiudiamo la comparativa tra le varie serie Pelikan. Come vedete le ho tutte qua, fortunatamente è un periodo che posso averle tutte sulla scrivania e quindi vale la pena fare una comparativa come si deve. Allora, non entrerò nel dettaglio delle singole penne perché sapete bene che esistono già i video dedicati dove insomma faccio una recensione approfondita. Lo scopo di questo video è cercare di capire dove arriva l'una, dove arriva l'altra, meglio l'una, meglio l'altra e in che cosa si differenziano. Meglio l'una, meglio l'altra è un po' arduo, quindi non credo che arriveremo a determinarlo perché sono tutti ottimi strumenti. Hanno degli indirizzi specifici, un posizionamento un po' diverso, per fortuna, e grazie a questo riescono ad accontentare tutto, a coprire tutti gli ambiti della scrittura e accontentare un po' tutti quanti. Diamo subito uno sguardo alle dimensioni. Allora, le ho allineate, abbiamo la 150, la 200, 205, 400, 405, 600 e 800. Per essere ancora più preciso vi ho anche indicato i modelli 150, 200, 400. Come vedete qui c'è uno spazio qui che indica la M300 che non ho, così come lo spazio vuoto qui che dovrebbe ospitare la M1000, ma che non ho e onestamente non ho neanche mai provato. È una penna davvero grande per i miei gusti e per le mie esigenze. Ottima, bellissima, ma senza dubbio un po' troppo grande. Allora, che cosa possiamo vedere? Compariamola con questa è la Kaweco Sport, giusto per capirne un po' le dimensioni, e al posto della 1000 indegnamente appoggiamo una Lamy Safari o Lamy Safari, una All Star, scusatemi, che è la stessa cosa. Come vedete la dimensione della Lamy è praticamente identica a quella della M800, giusto per farvi capire che si tratta di una penna di dimensioni importanti, mentre invece la Pelikan, la 150 rispetto alla Kaweco Sport, come vedete sembra persino grande. Bene, togliamo questi termini di paragone e facciamo una rapida analisi di quello che sono le penne. La 150, beh, insomma, non serve ormai a ripeterlo, è la penna più bella che possiamo trovare come entry level di una serie così prestigiosa come la serie M Pelikan, perché è una penna, lo abbiamo detto, va sempre, una penna bellissima, funzionale, una utilitaria, instancabile, infaticabile. Certamente non possiamo aspettarci di avere le stesse finiture e anche lo stesso grado di piacevolezza delle serie superiori. La M200 è la naturale evoluzione, come vedete, della 150, è un po' più grande, quindi tutto in proporzione un pochettino più grande, compreso il pennino. Poi vi faccio una rapida carrellata anche con una visione un pochettino più ravvicinata che possa rendere merito ai dettagli, però la maneggevolezza resta la stessa, è una penna che mantiene un prezzo quasi identico alla 150, quindi diventa quasi una questione di scelta, mi prendo l'una, mi prendo l'altra, magari con la mano un po' così, un po' più grande va bene quell'altra, con la mano un po' più piccola la 150. La M400 in termini di proporzioni è identica alla M200, tanto è vero che il pennino può essere scambiato senza nessun problema, cosa che non si può fare, abbiamo detto, fra 150 e 200, perché il tappo più corto della 150 andrebbe purtroppo a forzare sul pennino, quindi a danneggiarlo. Questa è una M400 di qualche anno fa, ma sostanzialmente la penna è la stessa, bella, bella, bella. Secondo me, è una mia opinione, e quindi prendetela come tale, secondo me proprio qua in mezzo avviene il cambio di marcia. La 400 rappresenta l'evoluzione della 150, della 200 e che arriva a culminare proprio con la 400 e la 405. È quella che è più rifinita meglio, quella che è un po' più penna, quella che può fare sia l'uno che l'altro, insomma si vede che qui raggiunge la maturità. Dalla 600 in su abbiamo un cambio di marcia perché c'è un indirizzo un pochettino diverso, non solo la scrittura ma anche il piacere estetico, il piacere di avere una penna rifinita meglio, con un po' di vezzi che non guastano mai, con un'abbondanza di oro che non è quello che trovate nelle serie minori,
e che prosegue in maniera ampliata sulla serie 800 e ancora di più sulla serie 1000. Crescono le dimensioni perché, se è vero che alla 400 abbiamo un pennino come intercambiabile con la 200, con quello della 600 già cresciamo di misura, e ora ve lo faccio vedere in dettaglio. Riparto dalla 150 così possiamo apprezzare un po' tutto quanto. Pennino in acciaio con la placatura in oro, un signor pennino, scrive benissimo, ma c'è, come vedete, il giusto spazio per metterci la gradazione, il logo ed è finita là, insomma, non ci sono richiami, verette dorate o dorature particolari. Anche sul cappuccio che cosa abbiamo? Abbiamo una stampa colorata del logo Pelican. Sulla 200 abbiamo sul cappuccio qualcosa di simile, solo stampato in modo diverso. Abbiamo niente verette anche qui, un pennino che è un pochettino più grande, anche questa volta però un pennino in acciaio. Per avere l'oro dobbiamo aspettare di arrivare alla 400, dove cominciamo ad avere qualche fronzolo, lo dico scherzosamente, in più. Allora abbiamo anche la sommità del cappuccio che ha un altro tipo di incisione, qualche veretta in più, come vedete, e di qualità, ed anche il pennino che comincia ad essere un pennino di quelli veramente a posto, bello, un pennino che vi permette di fare e l'una e l'altra cosa, cioè di dedicarvi alla scrittura veloce per qualche appunto, ma anche al piacere calligrafico, che per carità anche una 200 vi sa dare, ma con la 400 capiamo appieno di aver tra le mani una penna davvero ben congegnata. Ecco che con la 600, come vedete, comincia l'oro, cominciano tanti particolari che impreziosiscono la penna, la rendono anche più piacevole. Poi, per carità, è sempre una questione di gusti soggettivi, però insomma non guasta mai vedere anche dei particolari belli come quelli che possiamo notare su un pennino che, come vedete, cresce di dimensioni rispetto a quello della 400. Continuo a sporcarmi le mani in tutti i modi, ma ormai so che è così. Volevo mettere che la camera mettesse a fuoco questo bello strumento, eccolo qua. Guardate com'è, è proprio bello, con una bella rifinitura. Andiamo a vedere la 800, che rappresenta in grande quello che abbiamo visto sulla 600, quindi c'è più oro ovviamente perché crescono le dimensioni, crescono le misure, le verette sono più grandi, il fusto della penna è più grande e il pennino è un pennino che è veramente un capolavoro. Non ha nulla che da invidiare a pennini di altri produttori che conosciamo tutti e che hanno fatto anche dei fregi e dell'arte orafa sui pennini magari un punto di forza. È veramente molto bello, come vedete è più grande di quello della 600. Non resta che andare a provarli. La coincidenza è quella che, avendole provate nelle varie recensioni, sono riuscito poi alla fin fine ad averle caricate tutte con lo stesso inchiostro, che è il Visconti blu, tranne la M150, che dovete perdonarmi, non mi ricordo con cosa l'ho caricata, e quindi portate pazienza, non ci sarà il riferimento dell'inchiostro. Per una prova così speciale ho scelto una carta speciale, la Tomoe River, che sapete essere una carta super leggera da 52 grammi. Via, si comincia. Il pennino di questa penna, non ve l'ho neanche detto, è un pennino extra fine. Mi tengo a metà così scrivo dall'altra parte. Super scorrevole, quante volte lo abbiamo detto, anche se si capisce che è un pennino in acciaio. Perché lo capiamo? Lo capiamo perché sulla carta denota una certa inerzia, attrito, cioè si sente che il grado di finitura su una carta così, tra l'altro liscia e scorrevole, non è certo quello di una penna importante, però è una stilografica, secondo me è magnifica, perché
Perché è magnifica? Perché vi fa fare tutto in un costo che tutto sommato è contenuto. È una bella penna, è una penna appunto, ci potete scrivere tanto in corsivo, fare i vostri esercizi di calligrafia, perché è bella, quindi me lo scrivo anche, bella, punto esclamativo. Costa il giusto e è una penna affidabile. Vediamo salendo un pochettino e prendendo in mano la M200. Abbiamo detto che cresce anche leggermente la misura del pennino. Anche in questo caso abbiamo un extra fine. Infatti sì, mi ricordo che li avevo cambiati tutti proprio per allinearli. Che cosa sentiamo qua? Allora, vi do il mio parere personale e voi sapete che lo tenete nel conto che merita. Se la 150 ha questo carattere, questa sua natura di utilitaria, di penna che scrive bene in un modo e nell'altro, eccetera, la 200 è una penna più bella, senza dubbio. Abbiamo detto anche abbastanza vicina tutto sommato come prezzo. Però, ahimè, potendo provare e avendo la possibilità di abbrancare una 400, ci si rende conto che la 200 è proprio a metà strada. Allora, a metà strada significa, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, diciamo è la giusta misura, non è un entry level, non è quella pretenziosa e più importante che la 400. Se lo guardiamo mezzo vuoto, come purtroppo sto facendo io in questo momento, non ha, allora tiene parte delle caratteristiche della 150, ma il volume più grande, il fusto un pochettino maggiore, la lunghezza appena maggiore la rende meno disponibile rispetto alla 150, e allora dico prendo quella. Ma non è nemmeno la 400 che, come vi ho detto, è una penna veramente, chiamiamola definitiva. Quindi in questo momento l'impressione che ne ricevo è di una penna un po' a metà strada, di un'ottima penna. Di un'ottima penna si intende Pelikan M200. Sì, la scorrevolezza poi è assolutamente garantita. Sulla qualità del pennino extra fine andiamo a vedere, di compararlo, tra l'altro vedete anche muovendosi all'insù, non fa una piega, sono pennini veramente belli, che siano economici, che siano certamente si sente che il grado di finitura del pennino 200, essendo un pochettino più grande, ci aiuta un pochettino di più. Quello della 150 sembra un pochettino ruspio, tanto per usare questo aggettivo un po' locale. Allora, Pelikan 400 è quello che vi dicevo prima, Pelikan M400, pennino fine. Se avete una 150, ma certo la 200 è bella, cioè se ve la potete comprare è bella, ha delle colorazioni bellissime, però sono altrettanto belle quelle della 400. Con la 400 spendiamo un po' di più, però abbiamo anche parecchio di più. Pennino fine, chiostro. È veramente bella. Anche perché poi la misura, come vedete, stiamo parlando quasi della stessa penna. Vedete che le misure tra la 200 che ho in mano di qua e la 400 è la stessa. Il pennino, vi dicevo, si può addirittura scambiare perché è lo stesso, salvo che questo qua è in oro, quello della 400, e la differenza c'è e come, e si sente e come. Tanto più che se avete potuto notare, questo è un pennino fine, ma è più sottile di quello della 200, che è un extra fine, anche perché è un pennino, diciamo, chiamiamolo vintage. E adesso andiamo con la 600. Crescono le misure, crescono le dimensioni. Cosa c'è da dire su queste penne?
quello che mi avete sentito dire in tutti gli altri video. Si prende in mano una M600 e sembra di viaggiare su una limousine. Il pennino è vero che è un extra fine. Intanto vedo di allargare un po' il campo, vi permette di impugnare la penna anche qua, a questa altezza, come vedete, non qua nell'impugnatura, anche a questa altezza, tanto è scorrevole, riuscite a governarla e scrivere benissimo, che sia stampatello, che sia anche quello minuscolo, che richiede invece più, perché tanta è la scorrevolezza e anche aumentano delle caratteristiche di bilanciamento che è chiaro che devono essere tenute in considerazione da parte del produttore. Non abbiamo invece un tratto più sottile, anche questo va ascritto al fatto che man mano che cresce la misura del pennino aumenterebbe anche un pochettino di più la larghezza del tratto, impercettibilmente, ma è così, anche perché l'oro, la caratura dell'oro rende il pennino appena più duttile, più morbido, quindi riesce a contenere meno il tratto. Non è vero, abbiamo lo stesso tratto, a conferma che il pennino è veramente un pennino concepito bene. E adesso lasciatemi provare questa bellissima penna che è la Pelikan M800 con pennino EF. È veramente bella, c'è niente da fare. EF, inchiostro e un Visconti blu. Ecco, io credo che con questa annotazione possiamo chiudere un po' la prova comparativa. Se utilizzo la 150, ottima penna, lo abbiamo detto, su una carta come questa, una carta certamente particolare, non è la carta da tutti i giorni, percepisco una penna che scrive bene e non fa una piega. Lo stesso per la 200. Con la 400 comincio a godermi un pochettino il tratto, cioè sento che il tratto è più bello, è più votato anche alla calligrafia. Con la 600 vi ho detto ho una penna che comincia ad essere una penna bella, lussuosa e come un'automobile di lusso mi fa viaggiare sulla carta. Prendo in mano la 800, riassume gran parte di tutto questo planisfero, ma la percezione che ho, sento la carta. Il pennino è così bello, così delicato, che mi fa sentire che sto scrivendo su una carta particolare, cosa che anche la 600, col suo pennino bello rotondo, bello amichevole, mi ha un po' filtrato, mi ha un po' mascherato. Questo extra fine dell'800 invece provo a stringere un pochettino in modo da vederlo come ultima analisi. È un pennino che riesce a scrivere in maniera ancora più sottile, perché è un extra fine di quelli veri. Se prendo l'extra fine della 600, come potete vedere, vedete che è più corposo? Sembra quasi un fine. Questo è realmente un extra fine ed è un extra fine che mi aiuta nella calligrafia, mi fa fare quello che voglio, quello che mi piace, quindi non resta che scrivervi saluti inchiostrati da Marco Chiari. E allora, ciao a tutti amici e ai prossimi video e viva Pelikan!